7 lunghissimi anni è quanto mi ci è voluto per prendere questo rotolo che, contando questa volta qui, è tipo la terza o quarta volta che avrò aperto nella mia vita. Le altre due sono state per fare le foto di laurea, tipo. E non dovevo nemmeno aprirlo. Sarà la volta buona che lo appendo, ma intanto non ci serve. 7 anni interminabili di lezioni, esami, momenti in cui volevo mollare e mandare tutto e tutti a quel paese. E la cosa più assurda è che la stragrande maggioranza di ciò che ho imparato in aula universitaria oggi non me la ricordo più e comunque non mi viene richiesta nel mercato del lavoro. E quindi la mia domanda è: ma ha ancora senso fare l'università? Ma soprattutto, se oggi tornassi ai miei 19 anni, è un qualcosa che rifarei? Beh, la mia risposta è sì, ma non per il motivo che probabilmente stai pensando. Nell'ultimo anno spesso mi sono trovato a discutere con ragazzi un po' più giovani se avesse senso o meno per loro iscriversi all'università, se fosse qualcosa che potessi consigliare. E le loro argomentazioni sono state che oggi viviamo in una società di intelligenza artificiale. Le informazioni e le competenze sono tutte recuperabili da autodidatta su YouTube e su altre piattaforme. Ma un altro punto che mi veniva citato spesso è che spesso alcuni YouTuber ed altri fuffaguru che si trovano sui social sconsigliano l'università, sostenendo che al giorno d'oggi l'università fosse pressoché inutile e più o meno una perdita di tempo. E sì, parzialmente hanno anche ragione, infatti moltissime carriere e moltissimi lavori si possono fare tranquillamente anche senza università. Però tutto questo discorso ha valore fin tanto che si considera l'università unicamente come un luogo in cui acquisire nozioni ed informazioni. Ma la verità è che l'università non è solo questo. Anzi, le conoscenze non fanno neanche parte della top 3 ragioni per andare all'università. E queste sono il network che ti costruisci, la credibilità e lo status che l'università ti dà e le porte che una laurea continua ad aprirti. Partiamo però prima dalle competenze, perché non vorrei neanche che passasse il messaggio che le competenze che si acquisiscono all'università siano pressoché inutili. Ed è vero che al giorno d'oggi possiamo imparare praticamente qualsiasi cosa da autodidatti, ma il problema non è soltanto trovare le informazioni, ma è capire cosa studiare e poi avere anche la possibilità di verificare se quello che si è studiato lo si è compreso davvero. E fare questa cosa da soli è molto difficile, perché quando studiamo da soli tendiamo a preferire gli argomenti che ci interessano, scartando quelli un po' più teorici e apparentemente inutili. L'università invece ti obbliga a seguire un determinato programma e ad affrontare tutta una serie di materie che alla fine ti servono per costruirti un bagaglio completo. Comunque, il primo grande valore dell'università è il network. All'università, infatti, non incontri solo dei compagni con cui studiare e poi andare a mangiare, ma entri in contatto con persone che hanno scelto un percorso professionale simile al tuo. E i ragazzi con cui ti confronti oggi e con cui prepari gli esami, tra 10 o 20 anni saranno ingegneri, medici, consulenti, dirigenti e comunque figure affermate in determinati settori. E queste figure domani potrebbero segnalarti delle opportunità, presentarti dei soci, diventare tuoi clienti oppure aiutarti a risolvere dei problemi. E questo è un network completamente diverso da quello che puoi costruirti alle superiori, perché è una rete già orientata verso un ambiente professionale. Ma attenzione che frequentare l'università non è sufficiente a trarne questi benefici e quindi io ti invito a partecipare all'università in modo molto attivo, conoscere persone, confrontarti con i tuoi colleghi, fare spesso domande ai tuoi professori e magari andarci a ricevimento. Io ad esempio, a furia di andare a ricevimento dall'esercitatore di scienza delle costruzioni, alla fine siamo diventati degli amici. Il secondo valore, forse ancora più importante, è la credibilità e lo status che una laurea ti dà. A me, per esempio, nel mio lavoro imprenditoriale mi capita spesso di andare a visitare aziende, visitare magazzini e quindi mi trovo spesso a chiacchierare con imprenditori, tecnici o responsabili. E una cosa molto particolare che ho notato è che spesso, quando durante la conversazione esce fuori che sono un ingegnere meccanico, e per mia esperienza la domanda "che cosa hai studiato?" esce fuori sempre, ho notato che molto spesso il loro atteggiamento cambia. Iniziano a farmi più domande, vogliono sapere cosa ne penso, a volte anche di argomenti che non mi competono, ed a volte cercano persino la mia approvazione. E in tutto questo io sono rimasto la stessa persona che ero 30 secondi prima. Non sono diventato improvvisamente più intelligente e non ho automaticamente ragione solo perché sono laureato. Eppure quel titolo cambia la percezione che gli altri hanno di te. Ed è proprio questo il valore della laurea. È proprio una scorciatoia reputazionale, perché ricorda che quando una persona ti incontra per la prima volta
e molto spesso le persone che incontri le incontrerai quell'unica volta nella tua vita. Questo titolo comunica immediatamente che hai affrontato un determinato percorso, comunque difficile, e che poi sei riuscito a portarlo a termine. E quindi il famoso pezzo di carta, sì, rimane un pezzo di carta, ma è un biglietto da visita non indifferente. E poi esiste un terzo elemento, che sono le porte che la laurea ti apre. Chiaramente esistono professioni che senza laurea non puoi nemmeno esercitare. Ad esempio, non puoi chiuderti in casa a guardarti 500.000 tutorial di come fare il medico e poi pretendere di essere assunto in ospedale. Però, anche nei settori nei quali il titolo non è obbligatorio, moltissime aziende continuano ad utilizzarlo come primo filtro per selezionare i candidati. Ed addirittura ancora prima della laurea. Io ricordo che ancora prima di laurearmi, mi mancava solo scienza delle costruzioni, ho ricevuto 2 opportunità lavorative, di cui una anche molto interessante. E tutto questo senza neanche parlare delle opportunità che ti offre l'estero. E quindi per questi motivi, ed anche per altri meno rilevanti, io ti dico che l'università vale ancora assolutamente la pena farla. Però dovremmo parlare anche dell'altra faccia della medaglia. L'università purtroppo è un costo. E non parlo solo di costo economico. Infatti, il costo più grande è quello del tempo che ci dedichi, che possono essere 3, 5, 7 o ancora più anni di mancati guadagni, di occasioni perse, di tempo sottratto alla famiglia, al lavoro e ad altri progetti. E per questo non possiamo dire a priori che qualsiasi laurea in qualsiasi ambito rappresenti automaticamente un buon investimento. Contano la facoltà scelta e i tuoi obiettivi di vita. Pertanto l'università può non convenire se ti iscrivi soltanto perché lo fanno tutti, oppure se vuoi semplicemente rimandare l'ingresso nel mondo del lavoro, e può non convenire anche se hai già un'altra strada concreta, già avviata e comunque promettente. Attenzione però, dire non vado all'università perché voglio diventare un imprenditore non significa avere un'alternativa, ma un'alternativa concreta è avere un'attività che abbia già dei clienti e dei risultati. E spesso ci piace citare Bill Gates, Steve Jobs e tutti quei grandi miliardari che hanno abbandonato l'università, ma la domanda non è se sia possibile o meno fare i soldi ed avere successo senza la laurea. Questo certo che è possibile. D'altra parte, la domanda corretta è: quale scelta aumenta maggiormente le probabilità di costruire una carriera di successo e di mantenere aperte più possibilità? E per la maggior parte delle persone, secondo me almeno, l'università rimane la scelta più razionale. E quindi, tornando alla domanda iniziale, lo sbattimento per ottenere questo rotolo alla fine ne vale la pena? E la risposta, come vi ho detto prima, per me è sì. E non soltanto per quello che ho imparato, ma piuttosto per le persone che mi ha fatto conoscere, per la credibilità che questo titolo mi ha dato e per le porte che continua ad aprirmi. E quindi l'università non garantisce il successo e non è necessariamente la strada giusta per tutti, ma se scelta con intelligenza ed affrontata seriamente, rimane ancora oggi uno degli investimenti più importanti che possiamo fare su noi stessi. E detto ciò, voi cosa ne pensate? Se poteste tornare indietro, vi iscrivereste all'università? E se state pensando di iscrivervi, cos'è che vi fa ancora esitare? Magari scrivetemelo nei commenti, che sono curioso di leggere le vostre opinioni. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!